Non riesci a fare a meno di Radio Rossonera? Acquista subito i nostri nuovi prodotti. Troverai sacchette, magliette in varie taglie e colori, felpe, tazze e tanto altro col nostro logo. Clicca subito il link in descrizione e porta Radio Rossonera sempre con te. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati a tutti questo mercoledì 5 marzo del 2025. Buongiorno, Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, come dico sempre, soprattutto a chi mette like, a chi è iscritto al canale, a chi ci supporta con gli abbonamenti, le donazioni, chi scrive i commenti, grazie a tutti ragazzi, vi vogliamo bene anche chi ha guardato questa mattina alle 7 il primo Versus, questa mattina era Bea versus R, andatelo a recuperare se non l'avete visto e grazie per il supporto anche in quel video lì. Quindi, non so, se avete voglia, modo e maniera, dopo mattino potete riattaccare con l'altro, anche perché gli argomenti sono completamente differenti, tranne uno, ma insomma lo scoprirete nel video. Comunque, detto questo, che si fa oggi, Henry? Basta, io non ne ho Che si più, fa? basta. No, io la butto a sorridere, perché tanto, cioè, chi ci guarda, insomma, siamo tutti, tra virgolette, la stessa parrocchia, siamo tutti milanisti, no? Quindi è come se fossimo, soprattutto a mattino, in una sorta di ipotetico bar, tutti insieme, appassionatamente. Senza diminuire la professione, ci mancherebbe, però, insomma, è anche bello anzi, Simo, scusa, prima di partire, fammi dire due cose riguardo la professione, perché oggi ci saluta un grandissimo. È un giorno anche un po' triste per questo motivo, per i giornalisti, soprattutto per i giornalisti sportivi, perché ci ha lasciato Bruno Pizzul. Ovviamente mandiamo un grande abbraccio alla famiglia, agli amici, perché è il cosiddetto Monte Rushmore, no? dei giornalisti sportivi. Tu puoi metterci uno piuttosto che un altro, lui credo che nell'80% delle persone ci sia, ecco. Quindi ecco, ci tenevo a fare anche questo ricordo per Bruno Pizzul. Sì, poi oltre ad essere stata la voce della nazionale per anni, insomma, credo che ce lo ricordiamo tutti, insomma, più o meno, quelli che hanno visto la nazionale di circa metà anni 90, poco oltre. È stata la voce delle grandi finali del Milan, di Champions League, da Steaua Bucarest-Milan fino alle ultimissime, credo di no, ma fino alle penultime, ecco, quelle sì, ovviamente ci ricordiamo tutti perché ce l'avamo nella sigla, il gol di Savicevic contro il Barça ad Atene, ma insomma, come detto, io ricordo ho visto mille 90. volte quel video lì di quel telecronaca di quella finale lì col gol di Savicevic, visto e rivisto e sentito mille volte. Va bene, andiamo avanti. Oggi di che si parla? La buttiamo sul ridere perché siamo sempre qua. Siamo sempre qua, io non ne ho più. Basta sconti, anche perché sono finiti, d'altronde ci saranno quelli di luglio nel caso. Spazio a chi corre e ha fame di vincere. Teo e Leao rischiano. Con Sessaggio da Sabatale ci sceglierà in base alla voglia, visti in allenamento, senza guardare i nomi. Chance per Sottil. Questo si chiede Gazzetta dello Sport. Ora, è un piccolo accenno oggi a questo, anche perché tanto dovremmo ripetere per la 300ª volta, poi qualcuno ci scrive siete difensori, ma io sarei il difensore in teoria del Milan, non di Teo Leao e neanche di altro. Poi se vi va bene questo qua in alto, il primo non è un'unica pagina, sembra, perché è fatto montato molto bene, ma il primo è lunedì, questo è martedì, questo è mercoledì. Lunedì, martedì, mercoledì. Quando vedrò... Si sono invertiti. Si sono invertiti coi nomi, hai visto? Hanno fatto Teo Leao, Leao e Teo e poi di nuovo Teo Leao. Forse domani c'è Teo Leao, per anagrammare anche la E. Non commento più. Ho deciso, tra virgolette, di non commentare questa cosa qui. Quando vedrò un articolo, a prescindere da Teo Leao, su gli errori della proprietà, gli errori della dirigenza, gli errori fatti sul mercato, i giocatori comprati che non ci sono più e non rendono, insieme a quelli di Teo Leao, allora tornerò a commentare anche Teo Leao. Se no, altrimenti è un puro esercizio di caccia all'uomo, perché questo è.
saremmo, diciamo così, iper mega fortunati, e lo spero vivamente, che adesso vanno via questi due ragazzi e dall'anno prossimo Champions League, campionato e Coppa Italia, giusto? Pulita. Perfetto, è facilissimo. Anzi, facciamo così: saltano le 10, le vinciamo tutte e sarà Champions League a questo punto. Io non ho più parole. A parte che a sto giro abbiamo messo anche le foto con le X sopra, cioè proprio abbiamo fatto livelli. In quella di Sì, oggi sì. qui non si vede, vedi, c'è anche proprio la foto segnaletica con le X, tipo stile CSI, con i muri, con i ricercati. Detto questo, io non vedo l'ora se ne vadano via, ma posso dirlo, a sto giro più per il bene loro che per il bene di altre cose, del Milan, eccetera, non me ne frega niente. Cioè, siamo Vabbè. arrivati a un accerchiamento, qui non è sindrome, qui è accerchiamento, punto, ragazzi. Cioè, se volete capirlo, capitelo, se non volete No, non capirlo, è accerchiamento, è suggerimento. sì, vabbè, chiamalo come vuoi, come preferisci, però quello è. Andranno via, prenderemo non i soldi che dovremmo prendere o dovevamo prendere, perché sia loro in campo, sia quello che sta succedendo extracampo, non raccoglieremo quello che speravamo su questi due ragazzi, li venderemo e, come dicevi tu, vinceremo tutto, con De Kuiper, con, non lo so, No, ma al di là di chi arriva, Henry, cioè, metteteci voi chi. È veramente, siamo arrivati veramente a un punto, io non ne ho più, ragazzi, io non ne ho più. vabbè, tanto dai e dai, il bombardamento continua e va bene. Andiamo su qualcosa di un pochino più interessante, va, che tanto era giusto per far aprire un po' gli occhi a chi magari pensa che il Milan non abbia potere mediatico. Vabbè, andiamo avanti, va là. Parliamo un secondo di quello che è invece la questione direttore sportivo che tiene banco in questi giorni, ma che in realtà, tipo ad esempio nei pezzi, non c'è. Perché? Perché si dovrebbe raccontare di faide interne e quindi si sottace. Non si dice niente, si dovrebbe raccontare che magari uno ha proposto un nome e l'altro glielo cassa, uno propone un altro nome, allora la controparte opposta lo cassa a sua volta, allora ci si prova a trovare su un terzo nome, ma siccome l'ha proposto uno, allora glielo cassa l'altro. Si dovrebbe raccontare questo del Milan, cioè quello che sta accadendo a extracampo, che dovrebbe essere la programmazione per le prossime stagioni. Si dovrebbe raccontare questo, e invece non lo si racconta, giustamente per sviare su solo e soltanto su Teoria, che sono un problema, ma non il problema. Il problema del Milan è il problema, è il Milan stesso, ma insomma, se pensiamo continuamente che non lo sia, va bene. Detto ciò, direttore sportivo, Henry. Sale Eh, Tare, scende Tare, perché una delle due parti non lo vuole. avevano assicurato che era un gruppo di lavoro integrato, che era concorde su tutto. Vabbè, No. campa cavallo del re. No, prima o Cosa poi di- bisognerà trovarsi intorno a un nome. Boh. Sì, immagino, ma come dicevi tu, non si parla di questa cosa perché si dovrebbe parlare delle solite frizioni, correnti di pensiero, lotta al potere, lotta al flexare che quel nome l'ho scelto io, piuttosto che quell'altro invece sbagliato l'ha scelto lui, e quel giocatore lì l'ho scoperto io, quell'altro invece che ha fatto male l'ha suggerito lui. Ma sapete qual è la cosa che ci dovrebbe far capire che è così, punto? E che, così come si diceva, si narrava, si vociferava che queste cose accadevano perché c'era Maldini, no? Perché c'era Maldini e quindi era lui il male supremo che doveva essere estirpato, e poi le frizioni interne sarebbero scomparse, sarebbe stato un rose e fiori, no? Così come adesso ci sono Teo e Leao, che sono i problemi di questo Milan, una volta estirpati loro andrà tutto benissimo. E invece Maldini è stato cacciato, Massara è stato cacciato, è arrivato e si è stabilito questo super mega gruppo di lavoro, l'USA Team del 92, e comunque ci sono frizioni interne, e comunque ci sono correnti di pensiero, e comunque ci si fa la lotta, quello lo devo prendere io, quell'altro tu, il mercato lo faccio io, no lo fai tu, no, le decisioni passano da me, io sono il leone, gli altri gattini. Avete capito o no?
che queste cose, questi problemi sono in alto, molto in alto, su chi comanda, all'interno. Non è né il rumore dei nemici, né le invenzioni dei giornalisti, né niente. È così. Ma guarda, pensavo di non farlo a un certo punto, perché ho detto, magari ma mi toccherà farlo domani mattina. Facciamo un po' di esempi su quello che sono le lotte interne del Milan, proprio facendo qualche esempio pratico. Per restare sul pratico, un direttore sportivo, Cetare, come detto, Cetare, che insomma è il nome preferito soprattutto dalla parte Ibrahimovic, che consentirebbe anche a Moncada di restare come capo scout per via dei rapporti, eccetera, ma che non è troppo per la quale lato Furlani. Poi c'è magari un nome un pochino più terzo, come quello di Paratici, ma che essendo forse un pochino più proposto dalla parte di Furlani, punti di domanda, in realtà non tanto, ma comunque non è proprio ben visto dalla parte Ibrahimovic. Poi ci sarebbe il nome di D'Amico, che potrebbe essere il nome terzo, che riunisce tutti quanti, ma anche questo nome è uscito, quindi rischia di bruciarsi perché essendo su parti contrapposte nessuno vuole venirsi incontro e quindi dire ok, è una terza parte. Troveremo forse la situazione su un quarto nome, su un quinto nome, non si sa. Prima o poi qualcuno dovrà dire ragazzi, basta così, si decide. Il problema è che nel Milan nessuno ha tutto questo iperpotere per dire all'altro taci, decido io. O meglio, qualcuno ce l'ha anche, ma non può farlo fino in fondo, per ovvi motivi, perché il Milan ha una proprietà e mezza. Quindi, insomma, siamo qui, in questa sorta di limbo, da 2 anni. 5 marzo. Ah sì, 5 marzo. 5 marzo. No, perché siamo già in ritardo, poi qualcuno spiegherà come si programmano, strutturano e si lavorano le stagioni calcistiche e si programmano e si preparano e si parte molto prima di maggio, giugno, aprile, si doveva già partire prima, soprattutto se le stagioni correnti sono un mezzo disastro. È il 5 marzo, ancora ci stiamo qui a litigare su quel nome l'ho detto io, quell'altro nome l'hai detto tu, quindi non se ne fa niente. Ragazzi, siamo arrivati in chiusura. Detto questo, ci ritroviamo domani per Mattino Milan, certo. No, ma ci ritroviamo tra poco per Lunch Talk, quindi per i nostri appuntamenti in diretta della giornata. Ci ritroveremo domani mattina per questo giovedì, domani, che non sarà troppo lontano dalla partita, quindi inizieremo già a parlare di ipotetiche formazioni con quelli affamati che giocheranno a Lecce. Grazie Henry. Grazie a te, grazie a tutti e ci ritroviamo più tardi dopo. Recuperate il video di stamattina, se non l'avete visto. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre.